Allora, oggi parliamo di una ricerca davvero importante, che entra in un tema delicato, i pregiudizi inconsci nella scuola italiana. Andremo a vedere come gli stereotipi, anche quelli che non sappiamo di avere, possono avere un peso reale, concreto, sulle valutazioni degli studenti. Esatto. E la domanda centrale da cui parte tutto è proprio questa. Immaginiamo per un attimo due studenti, uno italiano e un immigrato, che in un test uguale per tutti e soprattutto anonimo, prendono esattamente lo stesso punteggio. La domanda è, alla fine, il loro insegnante darà a entrambi lo stesso voto? Beh, la risposta, come stiamo per scoprire, non è così semplice. Ok, partiamo dal problema che i ricercatori hanno messo a fuoco nelle nostre scuole medie. C'è qualcosa che non torna, una differenza nei voti che a occhio nudo non si vede, un vero e proprio divario nascosto. Diamo un'occhiata a questo grafico, perché è qui che si vede il nocciolo della questione. Qui vediamo i voti dati dagli insegnanti a studenti che, come dicevamo, nei test nazionali standardizzati hanno dimostrato la stessa preparazione. La prima barra, quella un po' più alta, sono gli studenti nativi, la seconda gli studenti immigrati. E la differenza, anche se piccola, c'è sempre. A parità di competenza, gli studenti immigrati si ritrovano con un voto mediamente un po' più basso. Certo, 0,14 punti può sembrare un'inerzia, ma è fondamentale capire il suo peso reale. Questo piccolo scarto, pensate, è grande quasi quanto l'impatto che ha il livello di istruzione della madre sul rendimento scolastico di un figlio. E sappiamo tutti quanto contino i fattori socio-economici. Insomma, non stiamo parlando di una differenza da niente. E quindi la domanda sorge spontanea, ma perché succede questo? Da dove salta fuori questa differenza? Per capirlo, i ricercatori hanno provato a misurare qualcosa di molto sfuggente, i pregiudizi impliciti, quelli inconsci degli insegnanti. Proprio così, e facciamo chiarezza su cosa intendiamo per pregiudizio implicito. Non stiamo parlando di una scelta consapevole di discriminare. No, sono delle associazioni mentali che scattano in automatico, degli stereotipi che respiriamo dalla cultura in cui viviamo e che possono, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, orientare le nostre decisioni. Per provare a misurarli si usa un test che si chiama Implicit Association Test, IAT. In pratica funziona così. Viene chiesto all'insegnante di associare il più velocemente possibile nomi tipo Fatima o Francesca a parole positive o negative. L'idea di fondo è che se nella nostra testa l'associazione nome straniero e aggettivo negativo è più automatica, ci mettiamo una frazione di secondo in più per fare l'associazione opposta, quella controintuitiva, come nome straniero e aggettivo positivo. Ecco, quel piccolo ritardo, misurato in millisecondi, è la spia del pregiudizio implicito. E i risultati, sono stati a dir poco sorprendenti. Questo grafico ci fa vedere com'è distribuito il pregiudizio implicito negativo verso gli immigrati tra gli insegnanti testati. Il 70%, una fetta enorme, ha mostrato un pregiudizio da moderato a forte e solo un piccolissimo 5% non ne aveva affatto. Attenzione, questo non vuol dire che il 95% degli insegnanti sia razzista, ma che quasi tutti noi abbiamo dentro delle associazioni inconsce negative. Ok, una volta che abbiamo misurato questo pregiudizio, la domanda successiva è stata: e quindi, che succede se mettiamo gli insegnanti di fronte a questi loro bias? Sapere di averli può cambiare il modo in cui valutano? Per scoprirlo si sono spostati dalla teoria alla pratica, con un esperimento vero e proprio nelle scuole. Esperto 1, il disegno dell'esperimento è stato tanto semplice quanto, direi, geniale. Hanno preso gli insegnanti e li hanno divisi in due gruppi. Al primo gruppo, che chiamiamo informato, hanno comunicato il risultato del loro test sul pregiudizio prima che dessero i voti finali. Al secondo gruppo, quello di controllo, l'hanno detto dopo. L'unica cosa che cambiava, quindi, era il quando. E il risultato è stato pazzesco. Il solo fatto di sapere in anticipo il proprio punteggio ha spinto gli insegnanti del gruppo informato a ridurre il divario nei voti di ben 0,35 punti. In pratica hanno quasi azzerato la differenza iniziale e lo hanno fatto soprattutto alzando i voti agli studenti immigrati. A questo punto però i ricercatori hanno voluto andare ancora più a fondo. Cioè, la domanda era: a fare la differenza è sapere del proprio specifico pregiudizio o basterebbe un avvertimento più generico tipo attenzione, i pregiudizi esistono? Per capirlo hanno messo in piedi un secondo esperimento, stavolta online. In questo secondo round a tutti è arrivato un messaggio generale che li informava appunto dell'esistenza dei pregiudizi a scuola, però solo la metà di loro, al gruppo trattamento, oltre al messaggio generale è stato comunicato anche il risultato personale del test. L'obiettivo era proprio isolare l'effetto dell'informazione su misura. Ed è qui che la cosa si fa super interessante.
Guardate questa tabella, perché è la chiave di tutto. Per gli insegnanti con un pregiudizio basso, il messaggio generico e quello personale hanno avuto più o meno lo stesso effetto positivo. Ma la vera sorpresa è nella riga sotto. Per quelli con un pregiudizio forte, il messaggio generico non è servito a nulla. Nessun cambiamento. Hanno cambiato registro solo quando si sono visti sbattere in faccia il loro risultato personale. Lì sì che hanno ridotto il divario. E questo ci porta dritti al cuore del meccanismo che hanno scoperto, quello che potremmo chiamare effetto sorpresa. L'informazione personalizzata è una bomba, soprattutto quando ti coglie di sorpresa. Gli insegnanti che hanno cambiato di più il loro comportamento sono stati proprio quelli che probabilmente avrebbero detto «Io? Pregiudizi? Ma figurati!». E a conferma di questo c'è un dato che fa impressione. L'80% degli insegnanti, 8 su 10, ha sottovalutato il proprio livello di pregiudizio. Questo ci fa capire quanto poco ci conosciamo da questo punto di vista e perché un feedback diretto e personale possa essere così dirompente. E così arriviamo al dunque. Che cosa ci portiamo a casa da tutta questa ricerca? E soprattutto, cosa ci dice su come possiamo rendere la scuola un posto concretamente più giusto per tutti? Riassumiamo un attimo le cose fondamentali che abbiamo capito. Punto primo. I pregiudizi inconsci non sono pensieri astratti, ma hanno un impatto reale sui voti. Punto secondo. La consapevolezza è un'arma potente. Dire a un insegnante «guarda che questo bias può ridurre le disparità». Terzo, un conto è dire «i bias esistono», un altro è dire «questo è il tuo bias». L'informazione personalizzata vince, soprattutto con chi ha pregiudizi più forti. E infine, il vero motore del cambiamento è la sorpresa, lo shock di scoprire un lato di noi che non ci aspettavamo. E chiudiamo con una domanda aperta, una riflessione. Tutta questa ricerca sembra suggerire che a volte per iniziare a risolvere un problema basta renderlo visibile. E la domanda che lasciamo sul tavolo è proprio questa. Portare alla luce un pregiudizio che non sapevamo di avere è davvero il primo indispensabile passo per iniziare a sconfiggerlo? Grazie per averci seguito in questa analisi.